Un marchio automobilistico è chiamato anche casa automobilistica, ma sono pochi i luoghi al mondo che si possono ancora definire tali per un'automobile. Molsheim, in Francia, è uno di questi. Come Maranello per Enzo Ferrari o Sant'Agata Bolognese per Ferruccio Lamborghini, questo è il posto in cui all'inizio del secolo, precisamente nel 1909, Ettore Bugatti ha fatto diventare realtà il suo amore per l'auto, trasferendosi dall'Italia a Milano per sviluppare le sue idee in una regione, l'Alsazia, che ha visto letteralmente nascere l'automobile tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Basti pensare a Peugeot, altro marchio alsaziano protagonista nella diffusione iniziale dell'auto, o a Daimler e quindi a Mercedes, con sede a poca distanza da qui, a Stoccarda. Una storia, quella di Bugatti, lunga 110 anni, a cui la nuova reinterpretazione della EB 110 che abbiamo conosciuto nella fabbrica blu di Campogalliano vicino a Modena rende omaggio, e festeggiata con il nuovo record del mondo di velocità di 490 km/h fatto registrare dal pilota Andy Wallace a bordo della Chiron. Un sogno che parte da almeno 2,5 milioni di euro, su cui proprio Andy sta per accompagnarmi per capire che effetto fa. Dopo aver preso un po' di confidenza, ci sta con la macchina Andy Wallace, che è qui con me, che è stato per anni pilota professionista soprattutto nelle categorie di endurance e che adesso lavora per Bugatti come collaboratore professionista. Mi ha assicurato che in questo percorso misto viene fuori un po' l'anima della Chiron. Adesso provo a godermi un po' di più la strada. Quarta, sono in quinta, guardate come comunque stretta e come vengo via dalle curve. E un'altra cosa che è impressionante è il feeling che ho con lo sterzo e con il freno. Non me l'aspettavo, sono tutti e due molto fluidi, molto lineari. Guardiamo qui, terza, seconda. Qui veramente ho un avantreno piantato, non ho sottosterzo, do tanto gas e ho anche il controllo elettronico della trazione che è a metà via nella modalità handling, non è tutto disattivato, ma comunque mi lascia una bella libertà, considerando appunto che abbiamo a che fare con motore 8000 4 turbo, ricordatevi sempre 1500 cavalli e 1600 Nm di coppia. Adesso, parlando di coppia, voglio fare un piccolo test. Ok, se io do molto gas, praticamente non slittano le gomme, perché la trazione integrale sente, il grip, che è veramente tanto. 1145 cavalli, 5816 giri il massimo che ho raggiunto. Se invece facciamo un test più di coppia, la lascio in terza, faccio scendere un po' la velocità, giù tutto, e anche qui lascio crescere coppia e potenza. E qui siamo arrivati a 1200 cavalli di potenza. Insomma, questo è proprio il cosiddetto torque feel, che ormai si può sentire solo più su un'auto elettrica oppure su un capolavoro di meccanica portato all'estremo. Qui ovviamente siamo al top in tutti i campi dell'ingegneria. Tenete anche presente che la macchina non pesa poi così tanto, circa 2000 kg, proprio come appunto un'elettrica molto potente come una Tesla Model S, che più o meno sta intorno ai 700 cavalli, solo che qui abbiamo il doppio della potenza, 1600 cavalli, 1500 cavalli scusate, e 1600 Nm di coppia, quindi anche qui siamo praticamente a più del doppio della coppia. Oltre l'immaginazione, insomma. È lì che la Chiron riesce a portare chi la guida, per l'insospettabile capacità di buttarsi nelle curve e di dare fiducia attraverso lo sterzo e il freno, o per la progressione con cui la corsa lunga dell'acceleratore vi fa dare del tu all'incredibile livello di potenza e coppia di questo motore immenso. Una vagonata di energia che si fa sentire anche a bassissima velocità, in quella frazione di secondo in più del previsto che il cambio doppia frizione a 7 marce vi fa attendere quando passate dalla prima alla retromarcia, mentre vi accorgete anche che quando girate il volante da un fondo corsa all'altro, l'angolo massimo di sterzata concede qualcosa alle enormi ruote anteriori, 285/30 sul cerchio da 20 contro le ancora più grandi gomme posteriori 355/25 da 21 pollici. Il tutto circondato da forme che sono architettoniche,
fuori come dentro, con un abitacolo senza effetti speciali, per non essere schiavo del passare del tempo, come nel caso della scelta di inserire lo schermo del sistema infotelematico all'interno della strumentazione e non al centro della plancia, dove c'è il rischio che, a differenza delle tendenze attuali, in futuro possa sembrare superato a livello di design. In altre parole, la Chiron è un oggetto senza tempo e viene costruito prendendosi tutto il tempo necessario a creare una macchina destinata ad aumentare il suo valore nel tempo, appunto. Ecco come viene assemblata. Loro sono Marc e Mathieu e fanno parte di circa 20 persone che sono state addestrate per realizzare in media una Chiron ogni 2 mesi, pensate. E questa è una delle stazioni più importanti, viene chiamata in gergo tecnico mariage anche nelle fabbriche italiane, quindi dove il motore e il cambio si accoppiano con il telaio. Questa è una scocca in fibra di carbonio che viene costruita in Italia, vicino Firenze, dalla Carbon Dream, e il cambio invece da un fornitore inglese specializzato, Ricardo. Il motore è costruito da tecnici Bugatti in uno stabilimento Volkswagen in Germania, a Salzgitter, vicino a Wolfsburg, mentre la scocca in fibra di carbonio è fornita anche dalla Dallara, come nel caso della Divo, modello sviluppato per essere ancora più efficace fra le curve a livello di assetto. Per esempio, l'angolo di camber delle ruote è più aggressivo e infatti la velocità massima è inferiore rispetto alla Chiron per non sollecitare oltre il limite le gomme, che sono state progettate da Michelin per resistere al calore e alle forze centrifughe generate alle velocità che queste Bugatti sono in grado di raggiungere. Per fermarsi da 400 all'ora ci vogliono 10 secondi e 400 metri di distanza e il compito è affidato ad un altro fornitore inglese specializzato, la AP Racing. Come spostare almeno 2,5 milioni di auto senza fare danni, vedete, con un muletto, una bella responsabilità insomma, però guardate com'è tranquillo. E questo è il modo con cui viene posizionata una macchina in questa fase in una stazione di lavorazione. Gli interni della Chiron non vengono assemblati in una linea di montaggio, ma attraverso varie isole in cui i tecnici configurano la macchina a seconda dei gusti dei 500 clienti che hanno scelto colori, materiali, conformazione dei sedili o dei pedali e di tanti altri aspetti che possono tener conto delle personalizzazioni di chi, ad esempio, usa questa Bugatti tutti i giorni, magari per andare a lavorare. È il caso di un cliente tedesco che ama usare la sua Chiron nel tragitto casa-ufficio per godersi le sue straordinarie prestazioni in autobahn, in autostrada, dove non ci sono limiti di velocità. Stiamo mettendo il volante con Luik. Buongiorno. Buongiorno. Ed è un momento speciale perché la prossima operazione è inserire il logo. E addirittura, ragazzi, mi hanno chiesto di farlo. Proviamo. Ok. Come ça? C'est ça. Voilà. Wow. Come definire dunque una Bugatti? Per molti versi è un'auto che va oltre i sogni, che supera i limiti di prestazioni, di lusso e anche di prezzo di tutte le altre supercar, un qualcosa di unico nell'industria automobilistica attuale. Secondo me è la punta di diamante del mondo automobilistico. Ettore Bugatti diceva: se è comparabile non è più una Bugatti, e noi sposiamo appieno questa frase. Noi abbiamo fatto molta innovazione tecnologica per quanto riguarda il motore, la fibra di carbonio, le superfici, e vogliamo rimanere tali. La Chiron, per esempio, ha 2 anime sotto lo stesso tetto, per cui ha sì l'anima della super sportiva, della hypercar, per cui molto veloce sia di velocità massima che di accelerazione, ma ha qualcosa di unico che non ha nessun'altra super sportiva e neanche nessun'altra macchina del lusso, che è anche molto confortevole, per cui o le macchine sono confortevoli ma non vanno così veloce, o sono molto veloci ma sono meno confortevoli. Per cui la capacità dei nostri ingegneri di creare qualcosa di così al di là delle aspettative è quello che deve essere la linea guida anche per la Bugatti di domani. Un ruolo di riferimento tecnologico dunque quello di Bugatti nel mondo dell'auto, che affonda le radici nella sua storia ultracentenaria. Questo è un luogo davvero speciale dove pochissime persone
possono entrare, generalmente clienti, e allora venite con me perché alla mia sinistra c'è la Bugatti probabilmente più famosa di tutte, la Tipo 35, che all'inizio degli anni 20 ha vinto qualcosa come 2000 corse, in particolare il primo Gran Premio di Monte Carlo, e poi guardate che dimensioni, Bugatti Royale, ne esistono solo 6, questa nella seconda metà degli anni 20 è stato l'obiettivo per cui Ettore Bugatti ha voluto sfidare, parlando di lusso, le Rolls Royce e le Maybach, con un motore che poi è stato usato anche in quello che è stato il treno ad alta velocità che ha preceduto il TGV, l'Autorail, e un aereo anche qui progettato da Ettore Bugatti per superare i 450 km/h di velocità. Questa è una piccola auto elettrica, sapete che all'inizio del Novecento comunque si sperimentava questo tipo di trazione, che sempre Ettore Bugatti utilizzava per spostarsi nella sua fattoria. E poi veniamo ai giorni nostri. Il concept di stile della Veyron, la prima Veyron qua alla vostra sinistra, alla mia destra, la prima Veyron in assoluto, e per concludere la Vitesse in questo splendido colore misto carbonio e arancione. Da Milano a Molsheim all'inizio del secolo scorso, passando per Campogalliano in concomitanza con l'inizio del nuovo millennio e tornando qui, nei luoghi di origine, mettendo in gioco ai giorni nostri tutte le eccellenze che un gruppo automobilistico come Volkswagen ha a disposizione, per proseguire in un'avventura iniziata 110 anni fa, quella di Ettore Bugatti, che ha trovato il modo di far convivere, di mettere assieme le capacità umane e tecniche con quelle artistiche, creative, per vederle concretizzarsi tutte insieme in un'automobile che avesse l'ambizione di essere la migliore possibile.